E finalmente è arrivato. L'ho aspettato, ci è voluto quasi un mese per averlo. Ho provato nelle settimane scorse il modello X-Clean 4 e adesso finalmente è arrivato anche questa versione 10, che dovrebbe essere il non plus ultra di casa Roventa come lavapavimenti e anche come aspirapolvere, nel senso che da quanto ho letto è in grado di fare sia uno che l'altro. In realtà anche la versione 4 fa la stessa cosa, però non lo sapevo, ero convinto fosse un semplice lavapavimenti. Comunque vediamo di toglierlo dalla scatola e vediamo cosa c'è all'interno, anche perché me l'avete chiesto in parecchi nel video precedente. Sembrava carino, ecco, farlo il prima possibile. Allora, la scatola è sicuramente bella grande e fatta anche molto bene. Presenta una maniglia per il trasporto, ma all'interno poi abbiamo tutto quanto molto organizzato. Vediamo se riesco a fare tutto con una mano, altrimenti dobbiamo rimandare. No, ce la possiamo fare. Allora, vediamo, senza fare particolari danni. E qui abbiamo già un rotolo di scorta, immagino che sia un rotolo, scusatemi, un rullo di scorta. Poi abbiamo la base, che adesso andiamo a vedere. Comunque togliamo tutto e vediamo un attimino cosa c'è all'interno. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere cosa c'è. Allora, abbiamo da un lato il manuale multilingue, classico stile Roventa. Poi abbiamo il bastone, che è, diciamo, il manico più che il bastone, che è molto sottile, devo dire, ha un pulsante. Ecco, stiamo parlando di un prodotto di fascia abbastanza alta, per cui immagino anche che abbia una qualità costruttiva. Ecco. Poi abbiamo il classico alimentatore e qui dovremmo avere il nostro la nostra lavapavimenti, che pesa, va detto, non è un prodotto proprio leggerissimo. Allora, adesso prima di passare all'uso vero e proprio, direi di dare un'occhiata a come è fatto, perché allora, abbiamo la parte qui, vediamo se riesco a farvela vedere, dove abbiamo il nostro bel rullo che serve per il lavaggio. Sotto abbiamo rotelline varie, mentre qui abbiamo il meccanismo che toglie completamente i due serbatoi. Due serbatoi che in realtà sembrano uno, però sono effettivamente due, uno che dovrebbe contenere l'acqua pulita e l'altro l'acqua sporca o lo sporco. Andiamo comunque a vederlo, è comunque protetto da un filtro. Anche qui ben fatto, devo dire. E poi l'inserimento dovrebbe essere abbastanza semplice, perché con una sola mano si toglie, con una sola mano si rimette. Adesso andiamo a vedere anche il manico e lo montiamo un secondo. Adesso diamo un'occhiata prima a come è fatto, giusto così per farvi vedere. È montato, sembra anche bello maneggevole. Poi abbiamo sull'impugnatura, vabbè, parla, adesso poi andiamo a capire cosa serve. Con questo pulsante si cambia la modalità, tra cui questa modalità AI. Dopodiché abbiamo il pulsante, un pulsante qui sopra, che in realtà è il pulsante di pulizia automatica, per cui una sorta di, no, non una sorta, diciamo, è proprio il pulsante di pulizia automatica. Se funziona come l'altra, in realtà basta farla partire, vedete, e lei parte, si muove da sola. Adesso io non la faccio andare, però la cosa carina è che, vedete, ha un sensore per il serbatoio, tanto è vero che mi ha detto di, come si può dire, e compare anche sul display, mi ha avvisato che c'è un errore e mi dice che manca l'acqua. A parte quello, vediamo se riusciamo a fare in modalità
Ecco, la cosa carina è che, vedete, va da solo, io non faccio altro che... Questo grazie al motore di trazione automatico e poi si ferma da solo. E questo devo dire che mi sembra tanta roba. Vediamo anche come è fatto. Adesso, ripeto, sto facendo una prova in garage, per cui prendetela per buona, era giusto così per farvi vedere. Qui sotto abbiamo il serbatoio dell'acqua, acqua e detergente, la capacità di circa 780 millilitri, per cui direi non male. Cioè è magnetico, per cui ma si toglie in un attimo e si rimette in un secondo. Sopra abbiamo sicuramente la possibilità di andare ad aprire. Vediamo se riesco senza fare danni. Ok. E togliere questa copertura. Ce la posso fare? Direi di sì, ok. Perfetto, la superficie è molto bella. E poi oltre a questo abbiamo giustamente anche la sua base, vedete? E dovrebbe presentare anche l'attacco per l'alimentazione. Sì, infatti, vedete qua sotto c'è il collegamento per l'alimentazione. La base funziona sostanzialmente così, la si appoggia, dopodiché si appoggia il tutto, vediamo se riesco, ok, si appoggia il tutto, in questo caso si attiva anche la possibilità di eseguire l'autopulizia e quindi il ciclo di pulizia automatico. Adesso vediamo come fare, nel senso di riempiamo il serbatoio di acqua, dopodiché andiamo a mettere anche un po' di detergente. Diciamo che all'inizio si va un po' a occhio, giusto per capire, però adesso qui serve giusto per fare una prova. Allora inseriamo adesso il serbatoio con l'acqua, dopodiché andiamo ad inserire il serbatoio di raccolta, che è quello che raccoglie sostanzialmente l'acqua sporca e lo sporco. Ecco, la modalità automatica fa sempre sia lavaggio che aspirazione. Non è silenziosissima, però esiste la modalità notturna dove in teoria è molto più silenziosa. La modalità automatica o tramite intelligenza artificiale in realtà regola la pulizia, meglio la potenza e quindi anche il rumore, in funzione dello sporco rilevato. Adesso non lo vedremo, però alla fine sicuramente il serbatoio non sarà pulitissimo. Adesso proviamo la modalità, vediamo se riesco. Il display comunque riporta sempre le informazioni anche sul livello di sporco. Quell'anello colorato in realtà indica proprio il livello di sporco. In questo caso, secondo lui, lo sporco è notevole. E può essere perché ieri c'è stato un via vai di gente in casa e questo si fa sicuramente notare. Comunque adesso vediamo le altre due modalità, quindi la turbo e la silenziosa, sentiamo com'è il rumore. Questa è la turbo e questa è la silenziosa. La cosa bella, vedete, basta sollevare il manico e diciamo la trazione è automatica. E questo fa sì che sia leggerissimo, veramente leggerissimo da usare, cioè non pesa, ecco. Immaginate proprio un qualcosa che non dovete spingere ma che va da solo. Questo è il risultato, il serbatoio che contiene l'acqua sporca sostanzialmente. Adesso l'abbiamo fatto 5 minuti, forse anche meno, però comunque vedete che il tutto è contenuto. Poi la cosa bella è che si sgancia il blocco superiore con due levettine e si rovescia il tutto diciamo in un lavandino, nel water, dove volete, ed è subito pronta, per cui
davvero un gran bel prodotto. Qui c'è la vaschetta con l'acqua, il liquido diciamo residuo, però vedete la spazzola, anche lì sembra carina, nel senso che comunque se date un'occhiata anche al pavimento, questo è perché, per cui, però il riconoscimento automatico, in effetti facendo prova anche sulle piastrelle, cambia la quantità di acqua proprio in funzione del pavimento e lo fa in completa autonomia, probabilmente avrà dei sensori per farlo. E questo sicuramente, ecco, non stiamo parlando di un prodotto economico, perché è un prodotto che è intorno ai 670-680 euro, al netto magari di qualche sconto si scende. Però è veramente compatto, bello, sembra promettere molto bene. Almeno la mia compagna dice che funziona molto bene e rispetto al robottino di casa che accarezza il pavimento, questo effettivamente lo lava. In ogni caso vi lascio il link in descrizione, vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile e ad iscrivervi al canale se avete voglia di darci una mano a crescere. Grazie, alla prossima!